Corrado Coccia presenta Le storie di Corrado. La musica per me è un profumo di lavanda, una pelle setosa sulla quale poggiarsi. Le parole sono il mio cruccio perché dicono, raccontano. Le canzoni vanno scritte ma non descritte, ma qui in questa nuova avventura proverò a descriverne la genesi. Episodio 4. L'incontro con la poesia e con Roberta Tantillo. Benvenuti a questa quarta puntata, questo quarto episodio del mio podcast Le storie di Corrado. Avete sentito nelle precedenti 3 puntate, a parte la prima che serviva per presentarmi e presentare ciò che faccio, le altre 2 invece parlavano della genesi, la genesi di 2 brani che ho scritto. Uno si intitolava Geronimo Mastrillo e l'altro Chapiteau. Vi ho raccontato che la prima canzone mi diede la possibilità di vincere Castrocaro, che era una canzone ideata e scritta proprio per far parlare un po' di sé. Parlava di un cappellaio matto, quindi una canzone inconsistente e inventata. La seconda è stata dettata dall'amore che ho verso il circo e tutto il mondo circense, e vi ho anche in qualche modo fatto nomi e cognomi di questa famiglia sterza, che è poi quella famiglia che mi ha fatto innamorare semmai di più del circo. Avrei dovuto andare avanti perché comunque le canzoni sono tante, ne ho scritte tante, ho scritto 4 dischi, ne sta uscendo un quinto, o meglio è in preparazione, però ho pensato di andare a ruota libera, senza canovaccio, e per poter far questo ho detto ho bisogno di una complice, e una complice è una grandissima poetessa nonché amica che si chiama Roberta Tantillo. L'avete visto sulla copertina del podcast. Ho pensato adesso chiamo Roberta e facciamo un pochino un intervallo tra i podcast che parlano appunto della genesi delle mie canzoni. Quindi ho detto Roberta, vediamo se accetta. In genere accetta sempre perché siamo, ripeto, amici, poi anche collaboratori, e quindi Roberta oggi ve la porto nel podcast. È qui. Ciao. Buonasera Corrado, buonasera a tutti. Come stai? Roberta è qui. Sentite sì. Che voce squillante. Sto bene, sto molto bene, e siccome lo dico subito all'inizio, io non avevo idea di cosa fosse un podcast. Più persone hanno tentato di spiegarmelo, però sei rimasta alle radio con le valvole. Sì, io ho sempre avuto delle difficoltà, cioè non riuscivo a figurarmi questo fatto, quindi ho detto forse l'unico modo per capire cos'è un podcast è farlo. Esattamente. e allora quando Corrado mi ha detto ma subito, perché così finalmente si svelerà il mistero. Esatto. Per me riuscirò a capire, e quindi è un po' come essere alla radio. Sì, un po' come essere alla radio, solo che gli ascoltatori ci sentono in differita. Sì. Poi ci sono anche, almeno penso, adesso qui magari dico una scemenza, però ci sono anche podcast in diretta, e quindi, ma non è il nostro caso perché Radio Coccia non esiste ancora. Però Radio Coccia, guardi, sta bene. È musicale di brutto. Vedi? Radio Coccia, sì, non sta male, dai. Allora, io e Roberta ci siamo conosciuti diversi anni fa in un posto che ci compete, nel senso che eravamo a Casa Merini. Sì. Io in quell'occasione cantavo e suonavo le mie canzoni, e Roberta era lì da spettatrice, però sì. Poi solo lì ho scoperto che era una collega scrittrice. Chiedo perdono, io non mi ritengo uno scrittore, sono un cantautore, però insomma scriviamo tutte e 2, quindi ho detto una collega, per di più ci eravamo subito presi bene perché ci siamo rimasti simpatici a vicenda, e quindi da lì la prima volta che ci siamo visti. Poi ne sono successe altre,
ne sono successe altre, fino a che ci siamo veramente trovati poi a casa mia. Abbiamo cominciato anche a pensare a delle collaborazioni che sono state inizialmente a distanza, perché sappiamo da quale periodo siamo usciti e non mi va neanche di ritornarci sopra, però gioco forza, le collaborazioni erano io da casa mia e lei da casa sua. Dopodiché, quando ci hanno liberato tutti come a nascondino, siamo usciti e abbiamo ben pensato di abbracciarci fisicamente e anche di iniziare a lavorare. Tu ricordi qualche cosa di quel periodo, di quei momenti? No, ho rimosso tutto. Proprio mi vuoi un bene incredibile. Scherzo, no, io ricordo perfettamente la prima volta in cui sono venuta qui a casa tua, e ricordo che mi hai offerto un bicchiere d'acqua salata. Peggio di così si muore. Mi ha offerto un bicchiere di idrolitina, adesso non per fare pubblicità, ma non mi aveva detto nulla. Noi che siamo di una certa epoca siamo cresciuti, no? Sì. Con l'idrolitina, perché non esistevano le acque minerali, o perlomeno esistevano, ma non era un'acqua da tavola, si beveva l'acqua minerale quando si andava al ristorante. Esatto. E in casa si prendeva l'acqua dal rubinetto, e per farlo un po' più così effervescente si metteva più chic, si metteva questa bustina di idrolitina. Io non ho più vista l'idrolitina per 30 anni. Ma infatti io penso che il supermercato le faccia arrivare per me. No, ma c'è. Poi da lì l'ho cercata e l'ho trovata. Okay. E quella sera, siccome faceva caldo, era settembre, era un periodo così di caldo, e ho detto: Corrado, mi dai un po' d'acqua? Certo, gli do un po' d'acqua. Bevo quest'acqua salata e gli dico: ma Corrado, ma sai che quest'acqua a me ricorda una cosa di quando ero bambina? Ecco. L'idrolitina. Esatto, quindi l'idrolitina fu galeotta. Così. Sì, poi esatto. Per fortuna siamo passati al prosecco. Sì, proprio dal giorno alla notte, per cui non c'è stato neanche un dispendio economico graduale. No, proprio si è passati da 3 euro 1000 bustine a 7,50 euro a bottiglia. Ci sono troppi inserimenti pubblicitari. Sì, infatti ci sarà pieno di bip qua, vabbè, fa niente. E insomma, comunque poi ecco, dall'idrolitina si è passati al prosecco. Poi lei è una formidabile cuoca, quindi ogni tanto mi portava anche del cibo meraviglioso, delle torte incredibili, oppure dei biscotti già comprati. Comunque veramente si è passati anche al cibo, insomma, no? E però questo cibo non era fine a se stesso, perché poi prima o dopo questi brindisi abbiamo cominciato a fare spettacoli, no? Sì. Piccolini, sempre da casa mia, un po' dirette Facebook, un po' video registrati che poi andavano sul mio canale Le Storie di Corrado, al quale vi invito a iscrivervi, a condividere i video, i podcast e attivare la campanella per le notifiche. Quindi abbiamo cominciato così. Sì, abbiamo cominciato così e poi abbiamo preso gusto e siamo andati anche un po' fuori casa, no? Quindi siamo andati, abbiamo fatto delle bellissime serate a Cascina all'interno, a Milano, per chi è di Milano dovrebbe conoscere la zona, poi magari poi spieghiamo meglio. Siamo andati anche fuori città, siamo andati a Torino in una libreria, siamo stati anche a Cremona in un'altra libreria e ci torneremo il 10 di marzo. Esatto. Libreria del Convegno, mentre quella di Torino era la libreria Belgravia, giusto? E poi siamo andati a un evento privato da un evento privato, insomma ci siamo un po' mossi qui e là, e adesso insomma stiamo organizzando altre cose, visto che poi andiamo verso la bella stagione, quindi c'è più possibilità di... Ma la cosa importante, ragazzi che ci ascoltate, la cosa importante è che ci siamo talmente presi bene che poi apro e chiudo una parentesi dopo questo discorso, ci siamo talmente presi bene che abbiamo anche iniziato a pensare di fare un lavoro che possa fermarsi, no? Su un supporto digitale o adesso insomma coi tempi che corrono nei vari mercati degli store digitali, quindi Spotify, Apple Music e chi ne ha più ne metta. E quindi io ho parlato con la mia produttrice e con il mio editore e ho fatto presente loro che nel prossimo progetto volevo inserire la poesia, ma proprio parlata, perché
perché nel precedente lavoro 3 quarti d'amore c'era comunque una collega di Roberta che si chiama Claudia Gaetani, che ha scritto delle poesie liberamente ispirate alle mie canzoni, però erano comunque scritte su carta, no? Su libro, mentre qui io ho chiesto proprio a Roberta di partecipare fisicamente, quindi di leggere le sue poesie e quindi insomma precedere le canzoni o venire dopo. Adesso questo va deciso, e quindi ci sarà anche una cosa che in fondo abbiamo sempre sognato, no? Sì. Perché ne parlavamo di questa cosa, e si realizzerà. Fantastico, una cosa bellissima, almeno per noi è una cosa bellissima. Sì. Speriamo che per chi ascolterà, praticamente ci sarà un disco di musica e poesia intervallati. Sì. Ecco, su un tema che non diciamo, e abbiamo già scritto insomma abbastanza. Roberta ha scritto tantissimo, io sono quasi addirittura d'arrivo, anche se mi manca un po'. E ecco, Squadra Vincente non cambia, a parte alcuni cambiamenti e movimenti all'interno del team di lavoro. Comunque Ornella D'Urbano sarà sempre la mia produttrice e arrangiatrice, ci sarà sempre Anna Redaelli che farà il suo disegno, la sua opera, che darà proprio insomma colore alla copertina del disco e poi anche a tutte le cose annesse e connesse. Insomma, non posso dire molto. Comunque Anna Redaelli, pittrice monzese, scultrice molto brava. Insomma, ci saranno parecchie conferme e alcuni inserimenti, uno è Roberta ovviamente, e poi vedremo. Insomma, non posso spoilerare troppo, però sarà un disco intenso, insomma, ci stiamo mettendo anima e core, come si dice a Napoli, e quindi insomma speriamo veramente che possa dare i suoi risultati. Sì, speriamo. È sicuramente un'opera molto intensa, di livello, anche adesso non per dire, cioè non è che mi voglia incensire, però è giusto riconoscere anche i meriti del mio collega, soprattutto, che vabbè, io riconosco i tuoi. Sì, caspita. Però ecco, io scrivo e basta, tu fai anche la musica, quindi vabbè, ognuno a Milano niente. Si dice uffelè fa il tuo mestiere, no? Che ognuno faccia il proprio lavoro, per traduzione. Ecco. Però ecco, una cosa che volevo dire, che ho interrotto prima perché ho parlato subito del disco, è questa: che più persone che ci ascoltano, che ci seguono, che vengono a vederci negli spettacoli live eccetera, notano, e secondo me hanno perfettamente ragione, una bellissima intesa, perché poi tra me e Roberta non è solo nata una stima dovuta alle rispettive arti, ma ci prendiamo veramente in giro, siamo un po' i Cocchi a Renato della situazione, insomma, perché comunque io dico sempre che la vita, se si prende troppo sul serio tutto, va a finire che diventa una noia mortale, e bisogna prendersi un po' in giro, non prendersi troppo sul serio, pur rispettando quello che si fa, senza far decadere tutto l'impegno che si è avuto prima e che si avrà dopo. Io in un precedente podcast ho detto che dal circo ho imparato a non prendermi sul serio facendo sul serio, perché il circo è questo, no? Sì. E noi stiamo più o meno facendo le stesse cose. Poi Roberta i miei amici del circo li ha conosciuti e quindi fantastici, anche lei ha sentito il profumo di questo lavoro, di questa arte incredibile che risale alla notte dei tempi, insomma, e che comunque richiede un sacco di impegno, assolutamente, di studio. Non è qualcosa di, cioè noi magari vediamo l'aspetto, se vogliamo, frivolo del clown che ci fa ridere, del giochino, i piatti, questo e quello, no? Ed è un divertissement, no? Sì. Ma dietro ci sono anni di preparazione, di studio, giorni, ore di lavoro, di sacrificio, una vita dedicata a questo, uno stile di vita anche inerente, e non è solo lo spettacolo che vede il cliente che arriva, paga il biglietto, si siede, passa un'oretta, ride e va via contento. No, c'è veramente un lavoro dietro che non finisce più, e poi è un lavoro di sacrificio anche, cioè una vita di sacrifici, perché poi spostare giornalmente un tendone, portarlo da Milano a Roma, da Roma a Napoli, da Napoli a Torino, capite bene che è una tournée costante ed eterna, non è la tournée di un cantante che fa 2 anni intensi poi si ferma, è una tournée costante, eterna, quindi perché quello è il loro lavoro. E
insomma ci sono tante fonti dalle quali abbiamo insomma pescato per diventare quello che siamo fondamentalmente. Roberta è una grandissima poetessa, scrittrice. Io ho sempre detto che Roberta non scrive poesie ma scrive pezzi di vita. Troppo gentile. No, troppo... è la verità. Io invito insomma chi mi sta ascoltando ad acquistare i libri, che ti chiedo come si intitolano. Sì, dunque io ho pubblicato il mio primo libro nel 2017, non perché prima non avessi scritto nulla, ma perché semplicemente non pensavo che fossero cose da pubblicare, ecco. Sì. Erano sfoghi tra me e me. E poi invece le cose sono cambiate, ho detto, spinta anche da persone che di mia fiducia, da amici, così, ho detto ma sì, va, dai, si fa. E nel 2017 è uscito Pensierando, sono 50 testi raccolti da quando ho cominciato, quindi certo, quando ero ragazza, fino appunto al 2017. Poi da lì mi si è aperto un mondo, perché ho preso consapevolezza di questo essere, di questa capacità. Sì, mi sono immedesimata, no? Una cosa che a cui insomma credevo, ma facevo spontaneamente, ecco, senza altri scopi. E invece ho pensato che fosse giusto, visto che ci avevo dedicato praticamente tutta la vita, riconoscere qualcosa. Poi da lì sono entrata in un giro di conoscenze, di concorsi poetici, Poetry Slam, alcuni vinti, diciamolo ragazzi. Ho fatto tante cose, veramente mi sono dedicata, perché ho cominciato a crederci veramente, e quindi è nato il secondo libro, che si intitola Differenze inventariali, e il terzo, l'ultimo, Combinazioni segrete per casseforti violate, che è un titolo un po' complesso, ma è un rigo di una poesia, quindi insomma, comunque sono opere che vi invito ad acquistare. Si possono acquistare su Amazon, ordinandoli insomma in libreria, e sono, se li comprate mi darete ragione. Insomma, Roberta non scrive poesie e basta, scrive pezzi di vita. E insomma, scrivere pezzi di vita non è semplice, perché quando lo si fa, prima di tutto bisogna fare lo spogliarello di se stessi e raccontarsi, e non sempre è così semplice, perché molti argomenti sono piuttosto intimi, no? E quando lo si fa in forma poetica, anche l'argomento intimo diventa poesia. Quindi secondo me questa è la forza di Roberta. Grazie. Poi ho il quarto libro pronto. Sì, il quarto libro pronto, che si intitolerà Banalità, almeno finché non cambio idea. È ingannevole, perché di Roberta di banalità non ne scrive. Sì, ma c'è un motivo dietro. Ovvio, c'è un motivo, certo. E ho deciso di dargli questo titolo perché avevo mandato un paio di poesie ad un editore piuttosto noto, e soprattutto un editore che fa una selezione fortissima, quindi io ho deciso di puntare in alto. Ho detto, poi a me cosa mi costa? Io chiedo direttamente al top, no? All'inizio mi dice no. E non mi ha detto no, però non mi ha detto neanche sì, mi ha detto, ma forse sì, mi ha detto no, perché ha letto le poesie e ha detto, ma insomma sì, queste cose già sentite, sono abbastanza banali. Insomma, purtroppo più si sale, più diventa target, più diventa... E io ho detto, sì, già sentite, abbastanza banali. Poi sono andato un po' a sfrucugliare tra quello che lui ha pubblicato, gli autori pubblicati da lui, e ci sono nomi abbastanza, cioè piuttosto importanti, e poi ho trovato anche altre cose che anche secondo me erano abbastanza banali. E allora tu, vabbè, senti, banalità per banalità, sai cosa faccio? Lo metto come titolo del libro. E infatti, e quindi così è. Ecco, e poi tra il penultimo che ha fatto e l'ultimo che farà, cioè tra l'ultimo che ha fatto e quello che sarà, c'è di mezzo il nostro lavoro, che non possiamo, ripeto ragazzi, dirvi il nome, cognome, codice fiscale, perché ci sono anche i discorsi legati all'editoria, e quindi non possiamo veramente dirvi sappiate di più. Che c'è. Sarà, ecco, la cosa che possiamo dire sarà che non sarà un concept album,
ossia un album con la medesima argomentazione ma con temi diversi che comunque portano a quello, ma non sarà neanche un album frastagliato, nel senso ci sarà sempre un riferimento a quella cosa lì, il fil rouge, esatto, un filo rosso che collegherà tutte le canzoni e tutte le poesie. Ovviamente, ripeto, non possiamo dire di più, però magari se avremo qualche autorizzazione, non subito ovviamente, da parte di Ornella D'Urbano e dal mio editore, magari faremmo in qualche live un'anteprima, però giusto, sì. Ragazzi, di questo non possiamo esserne certi e non siamo qui a promettervelo. Quello che promettiamo è di continuare a fare quello che facciamo, quindi abitualmente Roberta viene a casa mia, registriamo delle puntate a mio avviso bellissime, ma non perché le facciamo noi, perché ci divertiamo, e divertirsi è la primissima cosa sulla quale bisogna puntare, se no diventa una noia mortale. E poi pubblichiamo su YouTube, quindi Roberta legge le sue poesie, io cerco di trovare l'incastro giusto che ormai arriva, perché ci conosciamo ormai bene, siamo complici con le canzoni, montiamo tutto e poi va tutto su YouTube. Giusto. E questa cosa viene gradita, perché ho visto che parecchie persone ci lasciano dei commenti meravigliosi. È vero. Non faccio nomi perché so già che l'altra volta ne ho dimenticati almeno 4 e quindi non voglio fare altre figure barbine, però insomma ci sono tante persone che ci lasciano 1000 commenti e quindi fa piacere, insomma, anche se magari sono sempre quelle le persone, però meglio che arrivino complimenti da persone sensibili e competenti piuttosto che il solito bravo o brava che arriva tanto per lasciarti senza motivi. Contentino. Giusto. Come sempre noi ci dilunghiamo, però insomma state in campana perché questo è un podcast. Roberta magari tornerà leggendo magari qualche poesia, ma se mi inviti molto assolutamente volentieri. Sì, io vi rimando al prossimo episodio dove si ritornerà alle origini, dove parlerò della genesi di alcune mie canzoni. Ecco, magari se volete che io vi faccio una domanda, poi se volete lasciare nei commenti la risposta mi farebbe piacere. Se volete che vada in ordine cronologico, ossia che inizi a parlare delle vecchie canzoni fino ad arrivare alle ultime, ok, altrimenti ditemi se vi va bene che salto insomma di album in album, perché poi queste sono anche cose che dovreste decidere voi, siete voi che mi ascoltate, anche se io sono il padrone delle mie cose, ma vi ascolto, quindi ogni consiglio è sempre oro colato. Va bene, signora Tantillo, la ringrazio dell'ospitalità, no, perché te l'ho ospitata io. Devo dirla io. Esatto. La ringrazio, sono io che la ringrazio, Corrado, è sempre una grande opportunità, un'emozione stare con lei, e soprattutto mi ha svelato il mistero del podcast. Che adesso so cos'è. Adesso lo farei anche tu e non mi guardi più in faccia perché diventerai bravissima. No, io adesso tutta questa strumentazione, queste cose non Beh, ma in realtà vengo da lei, faccio prima. Allora ragazzi, noi stiamo facendo questa trasmissione in studio da me con le luci soffuse, tutto figo, però veramente basta un computer da 100 euro, un microfono che funziona degnamente, il podcast è fatto, non è che ci voglia chissà che, solo che io voglio stupire la Tantillo con gli effetti speciali. Va bene, allora grazie di averci ascoltato, come sempre buona musica, ma oggi buona poesia, perché abbiamo qui una grandissima scrittrice e poetessa. E al prossimo episodio, da me e da Roberta Tantillo, ciao.